Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo mese per te di dicembre 2024, andiamo soprattutto a vedere qual è la tua massima espressione spirituale, il tuo adempimento spirituale in questo mese. Lo facciamo attraverso gli archetipi, attraverso i tarocchi, andiamo a vedere qual è la realtà fenomenica, cioè quello che accade nei fatti con le carte, affinché noi possiamo andare incontro al tuo massimo bene, al massimo risultato perseguibile in questo mese. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto i podcast che trovate nell'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza, per andare a praticare l'arte della magia consapevole. E per chiunque lo desiderasse ho messo in vendita il mio primo libro, che è una tesi di laurea in formato solo PDF, che si chiama Il risveglio della coscienza, è una tesi di laurea in naturopatia, stavo dicendo, e mi mandasse un'email a taromantic21@gmail.com. Quindi, allora, ragazze mie e ragazzi, allora, abbiamo un cielo molto interessante per voi di dicembre 2024. Diciamo che abbiamo un cielo che con la tua energia necessita presa di consapevolezza. Cosa voglio dire con questo? Te lo spiego appena mettiamo i tarocchi. Abbiamo questa luna nuova in Sagittario l'1 dicembre, il 15 dicembre la luna piena in Gemelli, poi Mercurio in Sagittario per tutto il mese, Venere passa in Acquario l'8 dicembre e Marte e Leone per tutto il mese. Sarete animate, come vi ho detto anche nel video di novembre, sui pianeti, da un forte impulso di essere chi siete. Ma chi siete voi? Voi siete tutti gli spiriti che vi popolano, come vi ho insegnato nella potente preghiera sciamanica, va bene? Quindi per chiunque non l'ha ancora fatto, invito a fare la pratica della potente preghiera sciamanica, il saluto dello sciamano, per invocare quotidianamente tutte le forze e gli spiriti che ti popolano. E per chiunque invece volesse fare il rito degli antenati che trovate nel podcast Magia Pratica 8, il rito quello del dare il cibo, gli altri lo potete fare quando volete, tutti i giorni, potete farlo tra il 4 dicembre e il 14 dicembre, durante la luna crescente, va bene? Quindi tutti i giorni dal 4 dicembre al 14 dicembre potete scegliere un giorno e fare la pratica del dare il cibo, d'accordo? Invece tutti gli altri riti li potete fare tutti i giorni. Ok, detto questo, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere subito. Andiamo a vedere qual è l'archetipo entro cui si farà la tua evoluzione in questo mese e poi ci mettiamo i tarocchi. Allora, qual è l'archetipo a cui tendere per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro in questo mese? Il postulato entro cui si farà la tua evoluzione in questo mese? Cancro. Dicembre 2024. Allora, vediamo. L'autosabotaggio è da sabotare. Il saboteadora. Allora, l'autosabotaggio. Quante volte ci siamo autosabotati? Cosa vuol dire autosabotarsi fondamentalmente? Tante cose. L'autosabotaggio è quando non abbiamo il coraggio di essere, coraggio di esprimere la nostra forza, il coraggio di imporci. Vi ho appena menzionato il fatto che Marte sta in Leone, quindi ci dà il coraggio, no? È possibile che noi faremo con anche tutti i pianeti lenti che sono retrogradi, un excursus a livello immaginativo di tutte le volte in cui ci siamo autosabotati, cioè ci siamo dati la zappa sui piedi da solo. Faremo un excursus di quello e prenderemo il coraggio di darci il giusto valore. Ma non è che tu lo fai a livello mentale, darti il giusto valore, tu lo fai con la pratica, con i mantra.
sentendo per esempio con la preghiera sciamanica che ti invito a fare, perché l'ho appena menzionata, è uscita la carta dell'autosabotaggio, cioè grazie a quella potente preghiera sciamanica che trovate sempre nella mia playlist l'arte sciamanica e anche nella playlist meditazioni guidate, allora tu consapevolizzi il fatto di essere una pluralità di spiriti che ti abitano. Tu sei lo spirito dei tuoi antenati, dei tuoi avi, dei tuoi nonni, dei tuoi genitori, lo spirito del genio, lo spirito romantico, l'aquila, il potere della visione. Tu sei la sciamana, la strega, lo sciamano, il mago, tu sei tutto questo. Soltanto che il sistema ci ha indotto a credere di essere distinti e separati da tutto e quindi noi nella nostra scuola iniziatica, nel portale della trascendenza, ci rieduchiamo ad essere quello che siamo sempre stati. Però lo devi invocare. Ricordati, chiedi e ti sarà dato, però devi chiedere, cioè devi invocare e lo senti immediatamente perché sei tu, sei già parte sono parte di te questa pluralità di spiriti. Bene. Quindi questa è la lezione in questo mese entro cui orbita il tuo apprendimento e dice metti in rilievo le tue paure dallo sviluppo personale, tu mi e lo scambio che esse producono nella tua vita. Sì, allora praticamente metti in rilievo lo sviluppo personale. Grazie alle pratiche, perché la spiritualità è un empirismo radicale, cioè va praticata, le pratiche, la presenza costante, soprattutto la presenza costante a quello che tu credi di essere. Tu credi di essere un individuo distinto e separato da tutto, questo è quello che ci induce a credere la società, il sistema. Noi qua ci rieduchiamo a sentire chi siamo veramente, c'è una pluralità di spiriti, di forze, di emozioni. Siamo Dio, siamo natura, va bene? E quindi questo ti permetterà di, qua c'è una persona sulla mongolfiera, di volare. Ok? Ok. Andiamo a vedere adesso che cosa ci dicono questi altri oracoli. Vediamo qual è un po' la sfida o comunque cosa ci dicono in questo dicembre 2024 per te, Cancro. Child, bambino, 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 bambina, ritornare ad essere bambina, la bambina interiore. Nella preghiera sciamanica, quando vi faccio fare l'invocazione, vi faccio fare l'esortazione alla bambina interiore o il bambino interiore. Quindi, child, tornare a essere bambini. Lasciate che i bambini vengano a me, diceva il nostro maestro Gesù. I bambini chi sono? Un archetipo, il bambino. Il bambino è colui che non ha le strutture ancora che lo fanno autosabotare e quindi ritornare bambini è la sfida. Invocare le forze e sentire l'intuizione come chiama i tuoi passi. Quindi preghiera sciamanica, va bene? La preghiera sciamanica, almeno da fare, se non l'hai ancora mai fatta e sei qui per la prima volta, almeno per una settimana tutti i giorni appena ti svegli, tanto vi do le indicazioni sul podcast. E questo permetterà di risvegliare in te quella bambina, quel bambino, perché ti sentirai un esercito di forze dentro di te che ti permetteranno di sentirti, di comportarti in modo puro, 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 istintivo, con la consapevolezza dell'adulto. Va bene? Quindi è proprio questo il senso, è proprio chiara questa stesa. Andiamo a vedere cosa ci dicono questi altri oracoli e poi mettiamo i tarocchi. Allora, Cancro. Unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo o un compromesso. Ok, quindi l'autosabotaggio che cosa fa? Mente razionale e anima, ok? È possibile che tu ti troverai ad avere una diatriba tra mente razionale e anima. La mente razionale deve essere messa al servizio dell'anima. Questo lo fai grazie all'incarnazione delle forze, all'evocazione delle forze. Gli estremi. Gli estremi, come le contraddizioni, fanno parte della vita, soltanto che la mente razionale giudica che quando è vero A non può essere anche vero B. Per il divino, quando è vero A, è vero anche B. Vi ricordate che vi dico sempre che Eraclito
Diceva che per gli uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate, alcune cose sono brutte, alcune cose sono belle, per il divino tutto è perfetto. Questo significa unire gli estremi. Vedere che ogni cosa e ogni persona, ogni circostanza, ogni evento ha la stessa dignità di esistere. La verità sta nel mezzo, in medio stat virtus. La verità sta al centro. Trovo un accordo o un compromesso, cioè qua io credo che abbia più a che fare con la tua consapevolezza del fatto che laddove è vera qualcosa può essere, perché siamo nella dualità, certamente vera anche il suo opposto. Quindi far lavorare in te questo postulato ti permette di non sabotarti, va bene? Cioè capire che laddove c'è una cosa c'è l'altra faccia della stessa cosa, che è diametralmente opposta. Siamo nella dualità, quindi ogni cosa ha due facce, per forza. Quindi come lo fa? E questo come si agisce? Il bambino non gli importa, non va secondo la mappa mentale, va secondo il suo istinto. L'istinto o l'intuito, che poi è più o meno la stessa cosa a due ottave diverse, dipende dal livello di coscienza in cui vi trovate, no? Ti guida nell'andare al centro di ogni cosa, va bene? È come se dovessi avere un certo equilibrio in questo mese e far fluire le cose senza ostinarti a avere il potere o il controllo sulle situazioni. Il bambino non ce l'ha, vive quotidianamente, ci dice la carta del bambino che è anche il postulato entro cui si fa la tua esperienza in questo mese, vivi adesso, il bambino non pensa cosa farà tra un minuto, lo fa adesso, non pensa a quello che ha fatto il minuto prima, sta adesso, va bene? Questo è l'unico compromesso, l'adesso, in cui che esiste solo l'adesso, non esiste in nessun altro tempo, è solo nella mappa mentale il tempo lineare. Quindi l'adesso è il campo d'azione in cui devi far ehm, vivere e camminare il tuo bambino, la tua bambina interiore. Questo permette l'eliminazione dell'autosabotaggio, ok? Vediamo adesso cosa ci racconteranno i tarocchi, se ci danno delle linee su dove può avvenire questo autosabotaggio, o vediamo cosa ci raccontano, cioè la, ehm, le scene, le scene che ti proietterà la tua anima affinché tu possa adempiere a questo postulato. Allora, cancro, vediamo cosa accadrà a livello fenomenico, di realtà fenomenica, per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro a dicembre 2024. Cosa accadrà? Vediamo. Novizio, qua abbiamo la regina di denari. Eccola qua, la torre c'è. 9 di spade. Qua succede qualche cosa che ti fa preoccupare nel mese di dicembre 2024. Qualcosa che può generare delle preoccupazioni. A te, regina di denari, che sei in veste di colei che ha colei che soprattutto per quanto riguarda il lavoro, la casa, la stabilità, la famiglia, può succedere qualcosa che ti può generare delle preoccupazioni. Vediamo cos'altro. 10 di bastoni. Allora, qua mi dicono che succede qualcosa che ha a che fare con ciò che è legato alla terra, ai denari, ehm, tutto ciò che è legato alla materia, che è anche il corpo fisico, la materia, può succedere qualcosa, un cambio che arriva voluto dal destino riguardante le tue sicurezze. Ecco, quindi un cambio, qualcosa che arriva riguardante le tue sicurezze che possono portarti delle preoccupazioni o delle ansie, delle angosce. Questa è una situazione col 10 di bastoni che però giungerà a termine. È una situazione che giungerà al termine e può creare pesantezza. Vediamo cos'altro ci raccontano, poi andiamo a vedere di cosa si tratta. Cos'altro accade? L'universo, il mondo,
Paggio di coppe, forse ha a che fare con i tuoi figli. Qualcosa con i tuoi figli che ti fa preoccupare, o per un viaggio che stanno a distanza i tuoi figli, qualcosa ti fa preoccupare o qualcosa ti angoscia. Credo abbia a che fare con questo. Cos'altro? Cavaliere di spade, notizie che ti arrivano dai figli che ti fanno preoccupare, notizie da parte di qualcuno che mina un po' la tua sicurezza. Cos'altro? Sette di bastoni, dei limiti, degli impedimenti. 8 di bastoni. Allora, è un mese in cui vieni messa un po' alla prova per quanto riguarda le situazioni che riguardano la tua stabilità. Mi può parlare di situazioni che riguardano i figli, situazioni sul lavoro, o situazioni o che aspetti una persona che sta fuori, ci sono degli impedimenti per vedersi. Eh, Mi può parlare un po' di questo. Vediamo un po', nello specifico di cosa mi parla la torre. Dell'otto di bastoni. Arrivano delle comunicazioni che fanno cambiare i piani, che portano un cambio. L'appeso, comunicazioni che portano un blocco, un fermo. Vediamo un po'. Voglio vedere energia positiva per te in questo mese. Energia positiva, qua abbiamo il novizio, qua abbiamo la regina di bastoni. Energia positiva, io non leggo le carte al contrario, sono al contrario. Quindi energia positiva, la regina di bastoni mi dice che avrai tutto sotto controllo. Qualsiasi cosa accade che mina la tua stabilità o le tue certezze o con i figli o notizie sui figli che mettono o dei blocchi o situazioni pesanti che riguardano dei limiti, delle comunicazioni che riguardano questo, avrai le situazioni sotto controllo, saprai gestire perfettamente le situazioni unendo gli estremi, cioè portando di nuovo equilibrio, ok? Vediamo un po'. O un tuo figlio, o qualcuno, o anche un cugino, può essere un cugino, un familiare, ti dice qualcosa, tu sei preoccupato o preoccupato per questo, la saprai gestire perfettamente questa cosa. Vediamo un po'. Energia positiva ancora, cancro. E la ruota, guarda, alla fine qua arriva un cambio del destino rispetto a queste circostanze e vedo che saprai gestire perfettamente la questione o le situazioni e la fortuna è dalla tua parte. Il giro del destino, la ruota è al tuo positivo. Non so di che cosa si tratta. Vediamo questo il paggio di coppe. Gli amanti, mi può parlare anche d'amore o d'amore che riguarda te o d'amore che riguarda una persona a te cara, che ti parla di una rottura, di qualcuno si confida con te e vedo che tu puoi dare ottimi consigli. Mi parla di un familiare, di un figlio che ti parla di qualcosa che arriva, che può generare delle tensioni. Vedo che tu sei a capo qua con la regina di bastoni e la ruota, saprai gestire perfettamente le cose. Sì. Comunque l'amore per te lo vediamo dopo. Fammi vedere ancora questo, cosa c'è dopo il 7 di bastoni. Il 2 di coppe. Guarda, dopo il 7 di bastoni c'è il 2 di coppe. E qua mi stanno dicendo è possibile che tu avrai a che fare anche qua la situazione si risolve, mi dice, qualsiasi sia la problematica, è possibile anche che tu vieni a sapere dalla tua persona di interesse o da qualcuno che dovrebbe venire verso di te, ma c'è un impedimento, questo può generare ansia, conflitti, oppure questa può essere l'energia di questa persona che deve venire da te ma non può più venire, almeno per questo mese di dicembre, però subito dopo vedo il 2 di coppe. Succede oppure un tuo figlio, tuo cugino, tua nipote, insomma qualcuno a te vicino ti confessa che si lascia con una persona, tu sei una grande spalla per questa persona qui, l'aiuti a non autosabotarsi, a prendere la giusta direzione come consapevolezza e vedo che grazie a questo poi questa persona che ti confida questa cosa
che tu prendi a cuore questa cosa, ritorna insieme alla persona con la quale si era lasciata, oppure comunque le cose si sistemano. Vedo che sei un punto di riferimento per qualcosa che accade. Se questa qualcosa accade a te, tu avrai perfettamente in gestione la cosa, avendo la fortuna dalla tua parte, ok? Cioè andrà tutto sotto controllo. Vediamo un attimo carta negativa. La temperanza, carta negativa, mi parla di mancanza di equilibrio, della necessità soprattutto di portare calma, che può essere che perdi un po' la pazienza o qualcuno perde la pazienza, quindi la necessità di portare calma, di portare pazienza, portare equilibrio, vedi? È il mese in cui dovrai portare l'equilibrio per dei fatti che accadono, che sono manifestati dalla tua anima affinché tu faccia un certo tipo di esperienza e vada incontro a cosa? Ce lo insegna la regina di bastoni e la ruota, a cambiare le cose sentendo il potere degli eventi che ti vengono incontro, accogliendo gli eventi, quindi uketamo, io accolgo, io accolgo, io accolgo, io includo, uketamo e lasci fluire, va bene? Perché potresti perdere un po' la pazienza, ma alla fine vedo che saprai gestire perfettamente le cose. Magari la pazienza la perdi all'inizio quando o qualcuno perde la pazienza e ti racconta all'inizio del mese. Le cose poi si sistemano, ok? Fammi mettere un'altra carta di queste. Ricordiamo che qua avevamo la carta di figli. Può essere relativo ai figli questa cosa. Se non ci sono figli, non è relativo ai figli, la bambina interiore, ricordati, e soprattutto la preghiera sciamanica, ok? Fammene mettere un'altra per te in questo momento. Quindi, oltre a quello, qual è la percezione da seguire per trovare il proprio equilibrio con quello che ci hanno descritto? Sorro vuol dire dolore qua. Sentire il dolore o sentire l'emozione dolorosa, come vi insegno sempre, soprattutto nel podcast che vi metto sotto all'info box, quello che vi menziono sempre, la pratica potentissima che ti permette di sentire l'emozione, non rifugire dal dolore, non scappare dal dolore, perché il dolore è un maestro, che sia 1 minuto, 10 minuti, 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, stai nel dolore, fai la pratica del dolore che ti descrivo in quel video che sta sotto, perché abbiamo chiesto come andare incontro a questo equilibrio, sentire il maestro del dolore perché ti dà la sua potenza. Va bene? Quindi non giudicare male ciò che arriva, altrimenti ti farà male, ma ma non giudicare ciò che arriva, vederlo come perfetto, ok? Né bene né male. Grande mese evolutivo in questo Natale, in questo avvento per te, eh? Ok, ragazze mie, ragazzi, adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade per te in questo mese. Metteremo una prima fila legata solo a te, la seconda la persona che ti viene incontro e poi vediamo alla fine cosa accade nell'amore in modo definitivo per te. Allora, andiamo a vedere Cancro. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro, amore, dicembre 2024. Cancro, dicembre 2024. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore del Cancro, dicembre 2024? Vediamo. 6 di bastoni, cavaliere di denari e il paggio di coppe. Qua vedo un invito in concreto in amore, Io vedo qua invito, paggio di coppe, una persona o comunque una persona che dimostra molto interesse nei tuoi confronti, o puoi essere tu che dimostri interesse nei confronti di qualcuno, che ti fa un invito in concreto. Il Cavaliere di Denari è qualcosa che si concretizza, no? Non è qualcosa che va un po' più lento, ma è più radicato. Il 6 di bastoni mi parla di un momento difficile da cui esci fuori, il fatto che ti senti orgogliosa, orgoglioso di te stesso, di te stessa, ti sei messa alle spalle momenti di tensione e stai andando con prudenza nelle tue cose, investendo su ciò che è più per te importante, e vedo che qua c'è una bellissima apertura di una persona che dimostra interesse nei tuoi confronti. Ok, vediamo chi è.
o può essere tu che dimostri interesse nei confronti di qualcuno, dei messaggi, o ti apri a qualcuno dopo averci messo un po' più tempo, ti apri un po', sei un po' più, più dolce, diciamo, più, perché qua vedo che ti sei rinvigorita o rinvigorito negli ultimi tempi, no? Vediamo un po'. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese, nei tuoi confronti? L'energia della persona che ti viene incontro, qual è? 8 di spade, 9 di denari, 4 di coppe. Io allora qua vedo l'energia di una persona molto più come se è una persona che magari dalla quale avete subito un rifiuto, oppure una persona che è molto concentrata su di sé, col 9 di denari qui, il 4 di coppe. Il 4 di coppe mi parla di una carta, è una carta di rifiuto, una carta di non mi va, sto con le mie cose, mi sento bloccato, bloccata. C'è una persona un po' insoddisfatta, inappetente da un punto di vista emozionale nel condividersi con l'altro, ma è concentrato, concentrata su di sé, sulle sue cose, sul suo lavoro, sulle sue cose, sulla sua vita individualista, un po' più concentrata sulle proprie cose. Questa carta qui, è possibile che per te, se hai avuto a che fare con questa persona fino a questo momento e tu ti apri al nuovo, questa qui è un'altra persona, non è quella che ti sto descrivendo qui, perché qua mi parla di una persona nella tua energia che ti è molto amabile con te, ti corteggia, o può essere questa persona che ha dimostrato di metterti da parte per un po', questo è il senso, essendo molto individualista, oppure è una persona che è nuova, che a livello emozionale ha scartato delle opzioni, non è molto soddisfatta dal punto di vista emozionale, tant'è che si sente un po' di agonia mentale nella parte emozionale, sta bene con se stessa questa persona, però dimostra interesse nei tuoi confronti, ok? Vediamo un po' alla fine cosa succede in amore per te. Vediamo. Cancro, cosa succede alla fine in amore? Dicembre 2024, 4 di spade, 10 di bastoni e il paggio di spade. Diciamo che vedo una situazione un po' di stand-by negli incontri, ok? Perché vedo una persona che ti osserva a distanza, ti comunica in modo amabile, però vedo che le cose possono andare un po' più lente, o perché questa persona è a distanza, o perché ci sono dei ritardi. Qua vedo un po' di inappetenza da un punto di vista emozionale, c'è un fermo, una situazione un po' più di pesantezza, non so chi è appesantito qua dei due. Credo, non lo so. Paggio di spade, una persona che è un po' a distanza, vediamo, o comunque sia che non si decide proprio a incontrarci o a condividere in modo totale. Vediamo perché il paggio di spade. La papessa, qua vedo un po' più puoi essere tu che decidi di non aprirti in modo completo e di ricevere il corteggiamento, di ricevere solo il corteggiamento senza aprirti in modo completo. La papessa qua mi parla del fatto che hai necessità di schiarirti le idee tu probabilmente prima di lavorare sulla legge spirituale, di stare un po' più, vedo energia più introspettiva, cioè magari tu ricevi questo invito, questo corteggiamento, però vedo qua energia più introspettiva, preferisci stare un po' più sulle tue, dentro te stesso, proprio per unire quegli estremi di cui la papessa si fa portavoce, ne abbiamo parlato prima, no? Magari facendo delle meditazioni, io ve le metto sempre sul canale, sono piccole ma brevi ma intense, proprio per assecondare il volere della tua anima di centrarti e di stare nel tuo centro per unire gli estremi. Sì, papessa, 2 di spade, ti vedo un po' non saper cosa fare inizialmente. O aprire la porta a questa nuova persona nonostante ci sia quest'altra che sembra starti lontana,
ti vedo un po' più, se questo è il tuo caso, ti vedo un po' più sulle tue, un po' energia introspettiva piuttosto che estroversa, mi spiego? Più sulle tue cose, sul tuo lavoro, le tue responsabilità. Vediamo un po' energia positiva in amore per te in questo mese. Il sole, guarda, io ti vedo energia positiva in amore, il sole mi parla, nonostante questo, vedo una energia di felicità per te a livello emozionale. Magari preferisci condividerti a livello di amicizia e non a livello passionale o comunque sia. Vedo il sole per te è una bellissima energia, soprattutto se sei singolo, vedo che sei corteggiata, corteggiato da questa persona. Però te la prendi con le tue, capito? Con la calma, la osservi e questo ti porterà comunque della gioia, mi dice il sole qua. Sì. Ehm, questo vedo, il sole mi parla di gioia, di felicità, in amore, nuove conoscenze sono ben aspettate, ripeto, soprattutto se sei single. Vedi, il 3 di bastoni mi parla di apertura di nuovi cammini, di nuovi orizzonti. Vedo questa felicità, un godere di te e anche delle tue amicizie, aprirti sia a questa persona ma anche godere delle amicizie o instaurare prima di tutto un rapporto di fiducia con questa persona, di amicizia, mi spiego? Vediamo energia negativa, cancro. La stella, è come se la stella mi parla della fede, della speranza, no? È come se a tratti perdessi un po' la fede, perdessi un po' la speranza nell'amore o con questa persona. È come se ti vedo andare un po' con i piedi di piombo, avere più un'energia introspettiva, cioè introversa piuttosto che estroversa, mi spiego? Mettiamoci questo. Sì, ti vedo così. Vediamo, fammi vedere un po'. Cosa viene dopo il paggio di spade? Amore, cancro, dicembre 2024. Il giudizio. Il giudizio mi parla che alla fine o questa persona ti chiama o tu prendi la decisione o qua c'è fatto sta che il giudizio dopo il paggio di spade dicembre 2024 per te mi parla della rinascita dell'amore, ecco perché c'è il sole, altrimenti non si spiegherebbe. Nonostante un po' di perdita di fiducia, un po' di speranza, vedo che il sole mi parla di allegria e il giudizio della rinascita. Vediamo un po' questo sole, di cosa mi parla ancora al positivo per te cancro. E il cavaliere di spade. Allora, se qua avevamo no contact con qualcuno o una certa, non lo so, una persona che percepisce un po' più distante perché è più inappetente da un punto di vista emozionale, ricevi subito comunicazioni che ti fanno felici. Ok? Questo vedo. Magari sì, fammi vedere una cosa, perché il 4 di coppe questa persona è il 4 di coppe? L'asso di spade, magari non ha, per un certo momento non ha voglia di chiamare o non ha voglia, ti dico, c'è questa persona che ha un po' di inappetenza a livello emozionale, forse per quanto riguarda anche questioni economiche o di benessere personale proprio, eh. Sì, c'è il 4 di coppe che mi parla o non chiama che non gli va, oppure c'è proprio questa inappetenza, ma alla fine di punto in bianco, quando meno te l'aspetti, si fa risentire questa persona o vedi un suo resuscitare, va bene? Perché ce l'hai già nella tua energia questa. Vediamo il paggio di coppe, perché il paggio di coppe? Il re di bastoni. Allora, qua per alcuni di voi potete avere delle opzioni, eh? Potete perdere la speranza con una persona perché non vi chiama, a un certo punto all'improvviso arriva una persona con la quale instaurate un'amicizia molto bella, una persona che ti corteggia e ti fa vedere che fa sforzi verso di te rispetto a quest'altra persona che non ne fa. Può essere che sia stata una persona che ha scartato delle opzioni, però quando ti incontra mette sforzo e impegno e tu stavi un po' con la perdita di fiducia, va bene? Abbiamo i segni del Gemelli, Bilancia, Acquario, Leone, Sagittario, Ariete, Acquario, Vergine, Acquario, sì. Questi sono i segni che si marcano qui, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere con i miei oracoli lui lei che non lasciano spazio al dubbio cosa ti dirà questa persona.
So di aver sbagliato, ho avuto paura, e infatti qua c'è lo sbaglio per alcune di voi da parte di questa persona che magari non si fa sentire, deve ritrovare un equilibrio psicofisico, sta con questa energia di inappetenza, cercando di focalizzare l'attenzione sulla necessità di stare bene prima di chiamare o prima di fare. So di aver sbagliato, ho avuto paura. Se questo è il caso tuo, è questo ciò che prova. Vediamo cos'altro. Per capire mi sono distrutto, e infatti qua c'è una persona che sta emozionalmente giù, che sia una persona nuova che per capire si è distrutto, ha distrutto le sue credenze, le sue certezze, meno male, no? Perché comunque per far venire fuori l'anima devi distruggere la corazza della mente. C'è una persona che prende consapevolezza qui, e a te c'è la rinascita dell'amore nella fila generale, quindi c'è proprio questo riesumare. Cos'altro? Non conosco altra ragione di amarti che amarti, e te lo dimostrerà. Re di bastoni, assolutamente sì. Vediamo adesso cosa ti dicono questi altri oracoli. Amore fuggitivo, qua c'è qualcuno che rincorre l'altro. Per un po' c'è questo qualcuno che rincorre te, o tu che rincorri qualcuno, c'è qualcuno che rincorre l'altro. Cos'altro? Amore negato, e qua c'è un uomo che nega l'amore. Te l'ho detto che qua c'è stato qualcuno che ha negato l'amore a se stesso, all'altra persona, o lo conosci da poco e ha vissuto questa esperienza, o tu hai negato un amore del passato che non ti dava più soddisfazione, sei di bastoni, sei ritornato in auge, insomma. Sì, o tu hai negato un amore fuggitivo, volevi più concretezza. Qua c'è una persona che porterà felicità, di punto in bianco si risveglia, ok? Vediamo cos'altro ci dicono questi altri oracoli. Cancro. Non è la tua anima gemella. Qua hai incontrato qualcuno che non è stata la tua anima gemella. Se questo riguarda te col 6 di bastoni, che mi parla di colei o colui che si mette alle spalle il passato con fierezza, si dedica alle sue cose e si apre al nuovo, qua c'è una persona invece che ti dimostrerà un grande interesse anche sia a livello fattivo che a livello emozionale. E quindi qua mi parlavano dell'altra persona con la quale hai avuto a che fare. Invece qui c'è qualcuno, tu o un'altra persona, che si rende conto che per capire se mi sono distrutto, qualcuno di voi si rende conto che per capire che la persona con la quale stava o con la quale pensava non era la persona che supportava più il loro viaggio animico, e quindi l'hanno messa da parte. Questo può essere tu o la persona con la quale ti interfaccerai in questo mese, va bene? Che ha vissuto un'esperienza simile. Vediamo un'altra. I tuoi dubbi, timori sono infondati. Qua puoi essere un po' in dubbio se avere fiducia in questa persona che ti darà corteggiamento e azioni, se è la persona giusta, puoi aver perso un po' la speranza. Può anche essere la stessa persona, che tu hai pensato di non essere la tua anima gemella o te l'ha detto, insomma. Però qua c'è una persona che effettivamente farà delle azioni facendo rinascere l'amore per te. Quindi i tuoi dubbi e timori sono infondati. Se avevi dei dubbi, sono infondati, perché ti dimostrerà la verità, la veridicità di quanto stiamo dicendo, ok? Magari non subito, te lo dico, perché dicembre me lo mettono come ci vuole un pochino, quindi magari verso la fine di dicembre, quando sentirai questa cosa, mi spiego la rinascita, perché abbiamo chiesto entro dicembre 2024 ci sarà la rinascita, d'accordo? Quindi, ragazze mie, ragazzi, stesa epica, sembra un colossal. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e vi invito sempre a studiare la presenza, la spiritualità è un empirismo radicale, praticate la spiritualità, fermate il karma e andate incontro al Dharma. Quindi vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.